Bene ragazzi, bentornati, ragazzi, amici, appassionati, giovani, anziani, chiunque voi siate. E Sofia è in sciopero perché sostiene di non aver ricevuto adeguate fette di tacchino e quindi niente, non vuole, sta lì sull'armadio, è irraggiungibile, non si muove, non si fa prendere, quindi niente, Sofia non, come è successo molte altre volte, si rifiuta di aiutarmi. Noi andiamo avanti quindi con la rivoluzione astronomica, questa è la seconda lezione. Ricordate che nella prima lezione io ho spiegato, spero in maniera chiara e comprensibile, qual è lo stato delle cose, lo stato dell'arte, le teorie, quali sono le teorie accettate prima di Copernico, cioè prima della rivoluzione astronomica. Abbiamo visto il sistema prima della rivoluzione astronomica eliocentrica, cioè abbiamo visto il sistema geocentrico con la Terra al centro dell'universo di Aristotele e come questo, vi ricordate, viene aggiustato dagli astronomi antichi e medievali fino a Tolomeo secondo secolo d.C. e anche dopo Tolomeo, quindi nel tardo antico, nel Medioevo, abbiamo visto che il modello ideale aristotelico si trasforma nel più pragmatico, ma anche più complesso, più farraginoso sistema tolemaico, perché i pianeti non stavano lì dove dovevano stare, non avevano la velocità che dovevano avere, la posizione della velocità era diversa rispetto a a quelle che avrebbero dovuto essere rispetto al sistema aristotelico. Abbiamo visto che per far funzionare, insomma, una predizione più o meno corretta della posizione e della velocità di ogni pianeta in ogni punto della sua orbita si aggiungono gli epicicli, si aggiungono i cerchi aggiuntivi, vi ricordate? Si aggiungono tutta una serie di aggiustamenti che sono estremamente complessi, cioè portano il sistema aristotelico quando appunto diventa sistema tolemaico scolastico ad un livello di complessità francamente imbarazzante e tra l'altro da un punto di vista teorico insostenibile. Se fosse vero il sistema tolemaico, come abbiamo visto, forse qualcuno di voi ci ha già pensato nella prima lezione, se fosse vero e quindi un pianeta non ruota intorno al deferente, questa è la Terra al centro, qualunque pianeta Marte non ruota interno al cerchio principale al deferente, ma ha un cerchio aggiunto, l'epiciclo, che a sua volta ha il centro che si muove lungo il deferente, quindi il pianeta si muove così, vedete? Questo soddisfa le anomalie, cioè spiega appunto perché il pianeta rallenta, si ferma, la cosiddetta stazione del pianeta, poi fa la retrogradazione, va all'indietro per poi ritornare sulla propria orbita, ma ovviamente questo sistema apparentemente falsifica del tutto il cosmo aristotelico. Considerate che qui il pianeta deve essere incastrato in maniera fissa in una sfera cava, l'orbe, cioè l'orbita, cioè il movimento del pianeta, questo è dovuto al fatto che il pianeta è incastrato in una sfera cava solida di cristallino. Se invece il pianeta non si muove così con l'orbita circolare regolare, ma si muove così, è del tutto evidente che il pianeta non è più fisso all'interno dell'orbe solido, si deve muovere, ma questo è impossibile, andrebbe a scontrarsi oppure ad attraversare altri orbi solidi, in particolare l'orbe solido, la sfera cava immediatamente più interna. Quindi diciamo, com'è possibile che venga accettato il sistema tolemaico? Il sistema tolemaico non è accettabile non solo perché rompe la regolarità teorica del sistema aristotelico, ma proprio non è fattibile perché c'è del materiale solido intorno al pianeta. Il pianeta non può muoversi in maniera intrecciata, no? Perché allora non sarebbe più vero che è fisso all'interno della sfera cava. Allora, volete sapere come si accetta tutto questo con una soluzione di compromesso che sembra strana,
una soluzione epistemologica che sembra strana, ma che sarà riproposta, attenzione, anche per accettare il sistema copernicano. Cioè, che succede? Che il sistema di Aristotele viene considerato, il sistema di Aristotele con le orbite circolari di movimento circolare uniforme, in cui il pianeta è sempre equidistante dalla Terra in tutti i punti della sua orbita, viene accettato come sistema fisico. Cioè si dice: questa è la verità dei cieli. La verità dei cieli è il modello perfetto di Aristotele, è il sistema fisico. Però noi se andiamo a misurare, a guardare, il pianeta non sta dove dovrebbe stare secondo questo sistema, secondo il sistema aristotelico. Si muove in modo diverso da come dovrebbe muoversi, la sua distanza dalla Terra varia, mentre il modello aristotelico dice che non varia. Invece di abbandonare l'idea che questa sia la verità fisica, si arriva ad un singolare compromesso, cioè si pensa che il modello ideale di Aristotele sia la realtà fisica, sia il modello fisico, mentre invece il sistema tolemaico con il sistema epiciclo deferente, il sistema tolemaico, sia soltanto un modello matematico. Lo so, sembra strano, si differenzia la fisica dalla matematica. Il modello di Aristotele viene accettato come la verità dove stanno veramente i pianeti nei cieli, la loro velocità, la loro orbita, la loro distanza dalla Terra. Però poi si dice, per qualche motivo che noi non sappiamo, li vediamo in un'altra posizione con un'altra velocità, e quindi accettiamo gli aggiustamenti del sistema tolemaico, tutti quei cerchi aggiuntivi e quegli altri aggiustamenti che complicano enormemente il sistema, soltanto da un punto di vista matematico, attenzione, soltanto da un punto di vista euristico, utilitaristico. Cioè il modello tolemaico non ci dice: ma come, il pianeta si vede che devia dall'orbita che dovrebbe essere quella di Aristotele, però niente, si dice: l'orbita di Aristotele noi la teniamo buona, è la verità fisica. Poi però il pianeta noi lo vediamo in punti dove non dovrebbe stare, non fa niente, accettiamo questo aggiustamento tolemaico che appunto farebbe andare in pezzi la realtà fisica del sistema aristotelico, accettiamo il modello tolemaico soltanto da un punto di vista matematico, cioè soltanto perché ci serve a determinare la posizione e la velocità di un pianeta, serve alla navigazione, quindi è un modello euristico, un modello matematicamente valido, anche se insomma non si sa perché il modello matematicamente valido che ti dice veramente dove si vedono i pianeti nei cieli è diverso dal modello ideale fisico che di fatto non viene rispettato. Lo so che sembra una cosa molto strana, ma è un accorgimento epistemologico molto importante, sarà importante anche nel prosieguo, come vedremo. Il modello ideale è la verità dei cieli, è la verità dove stanno fisicamente gli astri nei cieli. Il modello tolemaico, che è quello che corrisponde ai sensi, cioè a quello che vediamo, invece di falsificare come avrebbe dovuto, no? Falsificare il modello aristotelico, no, è solo un aggiustamento, è soltanto una convenzione matematica. Lo accettiamo da un punto di vista euristico matematico perché ci consente nella pratica di prevedere dove sta il pianeta, come si muove il pianeta, e questo serve per esempio alla navigazione. Lo so che sembra strano, ma questo è il modo con cui in qualche modo si accetta l'aggiustamento tolemaico senza infrangere la verità dell'auctoritas più grande, cioè di Aristotele. Allora, attenzione, questo aggiustamento e questa differenza tra verità fisica e verità utilitaristica matematica non va più bene all'interno dell'ambiente dell'umanesimo e del Rinascimento. Pervasi, come ho detto nella lezione scorsa, ma ci ritorneremo ancora, di motivi neopitagorici e neoplatonici, a differenza dell'aristotelismo scolastico,
Molti nell'umanesimo e nel Rinascimento non accettano il modello tolemaico perché è troppo complicato e poi non accettano il fatto che debba essere accettato ipoteticamente, matematicamente, mentre la verità fisica deve essere un'altra. No, dicono gli umanisti, che considerano questa ovviamente una, visto che non hanno molta stima del Medioevo, considerano questa una bizzarria dei medievali, un'assurdità dei medievali, e pensano, questi umanisti rinascimentali, che ci debba essere un unico modello, cioè che la verità dei cieli debba essere un'altra rispetto a quella di Aristotele. Pensate che all'inizio, nell'umanesimo, nel Rinascimento, si pensava che il testo di Tolomeo sarebbe stato falsificato dai medievali. Poi, siccome appunto imparano nuovamente a leggere il greco, prendono il testo, trovano il testo originale di Tolomeo, secondo secolo d.C., lo traducono e vedono che le stranezze del sistema non sono state inventate dopo dai medievali, esistono già nella tarda antichità, secondo secolo d.C., nell'opera di Tolomeo. Ma ripeto, questi influenzati dal platonismo, che vuole un Dio semplice, armonico, che crea in maniera simmetrica, con poche cause, un universo simmetrico, elegante, non complicatissimo come stava diventando il sistema tolemaico, iniziano a non accettare più appunto il sistema tolemaico. È impregnato di platonismo e anche Copernico, che propone appunto la rivoluzione, una rivoluzione astronomica, mettendo il Sole al centro, al posto della Terra. Copernico è un astronomo polacco, è una gloria della Polonia. Copernico nasce nella città di Torun sul fiume Vistola nel 1473. Attenzione, si tratta di un territorio che da pochi anni prima della nascita di Copernico era diventato polacco, ma prima era un territorio tedesco, quindi un territorio di frontiera tra Polonia e Germania, e infatti molti abitanti di Torun e della regione dove nasce Copernico sono tedeschi, non solo polacchi, però Copernico era di famiglia e di lingua polacca, anche se sapeva parlare bene anche il tedesco. Cosa succede? Succede che Copernico appunto diventa astronomo, teologo, all'epoca non c'era una grande distinzione tra le materie. Copernico frequenta l'Università di Cracovia, che era una delle migliori università medievali. Poi nel 1496 viene in Italia, soggiorna in Italia, a Roma, a Bologna, a Firenze, e soprattutto, per quello che ci interessa, a Padova e a Ferrara, dove vi erano magistri, dove vi erano personaggi che avevano una filosofia neoplatonica. Quindi attenzione, Copernico in Italia viene imbevuto di idee neoplatoniche. Noi sappiamo anche i nomi precisi dei maestri italiani che gli insegnarono questa visione del mondo. Poi Copernico all'inizio del Cinquecento torna in Germania, sarà prima segretario e aiutante di suo zio, un vescovo, poi continuerà la sua vita come canonico. A partire dal 1412, e già qui lui aveva maturato l'idea del suo sistema, che prende il suo nome, il sistema copernicano, la rivoluzione copernicana. Intorno al 1410, attenzione, non sappiamo esattamente in che anno, ma intorno al 1410, Copernico aveva già formulato la sua teoria e l'aveva scritta appunto in un manoscritto che passò di mano in mano, fu letto da molti ma non fu stampato, il cosiddetto commentariolus, cioè piccolo commentario. Qui c'è già
la teoria copernicana. Tuttavia Copernico pensa di non essere capito, o pensa anche di essere osteggiato, di essere perseguitato dai cristiani, sia dalla Chiesa cattolica, sia dalle chiese, dalle confessioni protestanti, lo vedremo, perché i cristiani, il cristianesimo, sia i cattolici sia i protestanti, avranno qualche difficoltà, forse lo vedremo, ad accettare il copernicanesimo, perché nella Bibbia c'è scritto che è la Terra che sta al centro, il Sole gira intorno alla Terra e non il contrario, come diceva Copernico. Quindi Copernico temeva di avere tutti contro, e in particolare quelli che si basavano sulla lettera delle Sacre Scritture, ma oltre alla lettera delle Sacre Scritture c'era la tradizione, l'autorità di Aristotele, no? C'era un sistema molto affermato, e quindi Copernico un po' aveva paura di essere perseguitato, un po' aveva paura di non essere capito, di non scrivere nulla di interessante. Fatto sta che il progresso della scienza viene ritardato, perché soltanto nel 1453, fate attenzione, l'anno della morte di Copernico autorizzò la pubblicazione a stampa della sua teoria, che ebbe subito un enorme successo. All'interno del libro, vediamo se riesco a scriverlo, De Revolutionibus, complemento di argomento sulle rivoluzioni, Orbium Celestium, che sono due genitivi plurali. Naturalmente Copernico, come all'epoca si faceva, usa la forma scorretta del termine celum, celestium, cioè scrive coelestium, noi sappiamo coelum, noi sappiamo che invece il latino corretto, il latino classico, si scriveva caelum, cielo, però lui usa la forma medievale, diciamo così, dell'epoca, coelestium, celestium, cioè l'opera si chiama Sulle rivoluzioni degli orbi celesti. Ricordate che gli orbi erano le sfere cave di cristallino, secondo Aristotele e Tolomeo, in cui erano incastrati i pianeti e che si muovevano di movimento di una sfera cava intorno a se stessa, movimenti eterni, circolari, uniformi intorno al centro della Terra. Quindi la famosissima opera di Copernico è De Revolutionibus Orbium Celestium. Però vi faccio notare che la sua teoria era già stata scritta a puntino 43 anni prima, però non era stata universalmente diffusa, e quindi forse la tradizione o il conservatorismo delle chiese sia cattoliche sia protestanti hanno causato 40 anni di ritardo nell'arrivo dell'astronomia, nell'affermazione dell'astronomia moderna. Secondo la leggenda, Copernico vide le prime copie a stampa del suo libro sul letto di morte, quindi autorizzò la pubblicazione praticamente postuma, quando lui ormai stava morendo. La proposta di Copernico nasce dalla sua esigenza di spiegare le anomalie del sistema tolemaico, ovvero ricordate il rallentamento, la stazione, la fermata, la retrogradazione, il movimento retrogrado per un certo tratto del pianeta e l'aumento di luminosità che si verifica in occasione di questo movimento retrogrado. Queste anomalie venivano spiegate col complicatissimo sistema degli epicicli, degli eccentrici, degli equanti, come abbiamo visto nella prima lezione, la lezione scorsa. Copernico dice: si può rivoluzionare il sistema, trovare un sistema più agile, più armonico, più semplice, cioè un modo più semplice per spiegare queste anomalie, spiegarle senza aggiungere dei cerchi. D'accordo? Come si fa? È semplice. Al posto della Terra poniamo il Sole al centro dell'universo. Il Sole, che attenzione, che è pesante, immobile al centro dell'universo. Come la Terra per i Tolemaici, Copernico dice che il Sole non si muove, attenzione, non si muove su se stesso, è fermo, è immobile ed è il centro dell'universo.
Attorno al Sole girano tutti gli altri pianeti, compresa la Terra che è un pianeta, ad eccezione della Luna che diventa un satellite della Terra. Vediamo perché Copernico stabilisce in maniera molto intelligente anche la posizione precisa dei pianeti in rapporto al Sole, mentre prima di lui la posizione non era del tutto chiara e soprattutto non era ben spiegata. Quindi il Sole è al centro, intorno a lui intorno ad esso girano due pianeti interni alla Terra, cioè Mercurio, che è il più interno, e poi Venere, ok? Fate attenzione. Poi c'è la Terra, che quindi diventa da centro immobile dell'universo un pianeta come gli altri, il terzo dal Sole. Attenzione, attorno alla Terra si muove la Luna. Ok? Questa è la Luna. La Luna quindi non è più un pianeta come in Aristotele e Tolomeo, ma è un satellite della Terra. Poi pianeti più esterni che hanno un'orbita più lenta e più lunga sono esterni alla Terra Marte, Giove e Saturno. Fate attenzione, Saturno era l'ultimo pianeta conosciuto dall'antichità fino all'età contemporanea. Saturno è sempre stato considerato l'ultimo pianeta, il pianeta più esterno. Urano, Nettuno e Plutone non erano ancora stati scoperti, vengono scoperti soltanto nel corso dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, 1900. Quindi Saturno è il pianeta più esterno e poi attenzione, c'è, come nel caso del sistema aristotelico tolemaico, l'ultima sfera, ve la ricordate? SF, la sfera delle stelle fisse, che non significa che non si muove, orbita intorno al centro dell'universo come le altre, ma stelle fisse significa che la posizione di ciascuna stella rispetto alle altre è fissa, cioè non varia dal punto di vista dell'osservatore, ok? Allora, questa è la proposta di Copernico, d'accordo? Il Sole è al centro. Allora, perché lui fa questa proposta? Intelligentemente, lui vuole appunto spiegare le anomalie in maniera più semplice, senza mettere gli epicicli. Questa, come abbiamo visto, era un'esigenza che non aveva soltanto lui riflette la mentalità dell'epoca, il cambiamento di paradigma platonico rispetto al precedente aristotelismo, è il cambiamento di paradigma in cui dal punto di vista dell'uomo umanistico e rinascimentale il comportamento di Dio deve essere un comportamento semplice, armonioso, elegante. Dio crea l'universo in maniera simmetrica, con una simmetria geometrica, con una armonia. E tutti quegli aggiustamenti continui che rendono complicatissimo il sistema tolemaico andavano contro questa esigenza. L'intellettuale dell'umanesimo e del Rinascimento era più razionale, non poteva accettare, vi ricordate come ho detto prima assurdamente, che il sistema ideale di Aristotele era il vero sistema fisico, però poi noi vediamo i pianeti in posti dove dovrebbero non essere e allora ci inventiamo un sistema matematico e sono entrambi veri, cioè uno è vero, il sistema fisico, ma l'altro, quello che spiega dove davvero si vedono i pianeti, non è vero ma è valido per risolvere i problemi, cioè sono un sistema matematico. Dal punto di vista della mentalità umanistica questo non può esserci, quindi Copernico e gli altri pensano che il sistema, che l'astronomia debba essere unica e che la posizione in cui vediamo i pianeti debba essere anche la posizione dove veramente si trovano i pianeti. D'accordo? L'osservazione dei pianeti non può essere scollegata, come succedeva nel sistema tolemaico, dalla vera posizione dei pianeti. La posizione in cui vediamo i pianeti deve essere quella dove veramente loro si trovano. Allora lui interpreta in maniera diversa le anomalie. Lui si chiede, attenzione, questo non l'abbiamo detto, perché nel Sole e nella Luna queste anomalie non ci siano. Il Sole e la Luna sembrano davvero, a differenza degli altri pianeti,
muoversi di moto circolare uniforme intorno alla Terra ed essere sempre alla stessa distanza della Terra. Invece Marte, Giove, Mercurio, Venere, eccetera, si muovono ma in maniera strana, si fermano, tornano indietro, si avvicinano alla Terra, poi si allontanano e così via. Come si risolve questa differenza di anomalie? In maniera molto semplice. Il Sole sta al centro, la Terra gira, come vedete, di movimento circolare equidistante, uniforme dal Sole, e quindi il Sole non, dal punto di vista della Terra non crea nessuna anomalia. Ma anche la Luna, attenzione, se la Luna, perché intelligentemente Copernico inserisce la Luna non con gli altri pianeti ma come satellite della Terra, se la Luna girasse, no, intorno al Sole come Marte o come Giove, capite che la Luna rispetto alla Terra, siccome si muovono tutte e due intorno al Sole, la Luna rispetto alla Terra dovrebbe dare le anomalie, non le ha, e quindi vuol dire che la Luna non è un pianeta come gli altri, la Luna è un satellite della Terra, così come vedete, girando in maniera equidistante intorno alla Terra, in maniera circolare intorno alla Terra, non presenta anomalie. E invece le anomalie degli altri pianeti si spiegano in maniera molto molto intelligente come movimenti apparenti rispetto alla Terra. Quindi Copernico riesce a spiegare le anomalie, le stazioni, le retrogradazioni, i cambiamenti di luminosità di ogni pianeta molto intelligentemente, facendo capire che si tratta di movimenti apparenti rispetto a noi che guardiamo dalla Terra e non di movimenti reali. In questo modo, come vedete, Copernico salva il moto circolare, ok? Perché tutto si muove di moto circolare e non c'è più bisogno però degli epicicli. Però attenzione, c'è una novità, cioè il centro della Terra che ora è rappresentato dal Sole, il centro dell'universo che ora è rappresentato dal Sole e non dalla Terra, non è più il centro di tutti i movimenti circolari. Fate molta attenzione, perché in realtà, come vedete, la Luna ha come centro del suo movimento la Terra e non il Sole. Quindi, a differenza del sistema, questa è una differenza non da poco, a differenza del sistema tolemaico, non tutti gli astri hanno come centro del loro movimento il centro dell'universo, in questo caso il centro del Sole. Ce n'è uno, la Luna, che ha un altro centro, ovvero la Terra, e non il Sole che è al centro dell'universo. Cercherò di spiegare, vediamo se mi riesce, come, forse l'avete già capito, comunque chi di voi si intende di astronomia l'ha già capito, però cerchiamo di spiegare con precisione come Copernico spiega le anomalie in quanto movimenti apparenti degli altri pianeti rispetto alla Terra. Allora, noi abbiamo la Terra, no? Questa è l'orbita circolare della Terra, ok? Poi abbiamo, immaginiamo un pianeta esterno che quindi ha un'orbita più grande della Terra, però attenzione, si muove anche in maniera più lenta rispetto alla Terra. Immaginiamo, non lo so, Marte, ok? Questo più esterno è l'orbita di Marte. Perché, e questo non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, il sistema copernicano sembra migliore rispetto al sistema tolemaico anche come sistematicità, in quanto stabilisce con precisione quali sono i pianeti più vicini al Sole e quali più lontani, in base anche alla velocità dell'orbita. Cioè Copernico calcola ottimamente, perché lui è un ottimo matematico, quali sono le velocità dell'orbita e quanto ci mette ogni pianeta a chiudere un'orbita, quanto dura ogni orbita. Ora, i pianeti più veloci che hanno un tempo più breve, che chiudono l'orbita in un tempo più breve, sono i pianeti più interni, più vicini al Sole. Invece i pianeti più lenti e che quindi hanno bisogno di più tempo per chiudere un'orbita sono i pianeti più lontani dal Sole.
in maniera direttamente proporzionale, cioè più un pianeta è veloce, più è vicino al Sole, capite? Più un pianeta è lento e ci mette tempo per chiudere ogni orbita, più è lontano dal Sole. Quindi, capite, Mercurio, che è il più veloce di tutti, è il più vicino al Sole. Poi viene Venere, poi viene la Terra, poi viene Marte e così via. Quindi che succede? Che in base a questo che abbiamo detto, questa, che è l'orbita della Terra, è più veloce dell'orbita di Marte. La Terra si muove più velocemente di Marte e chiude ogni orbita in un tempo decisamente minore rispetto a Marte. Cosa succede? Che le anomalie di Marte rispetto alla Terra vengono spiegate come moto apparente, in quanto la Terra nella sua orbita, che cosa fa? La Terra nella sua orbita raggiunge e supera Marte. Così a noi sembra, capite, sembra che Marte rallenti, si fermi, vada dall'altra parte nel verso dove non dovrebbe andare e poi riprenda la propria orbita. Vediamo se riesco in qualche modo a spiegarlo. Nell'istante T1 la Terra si trova qui in questo punto dell'orbita, d'accordo? E invece Marte si troverà in M1. Poi in un altro istante dell'orbita la Terra si troverà in T2, la Terra è più veloce di Marte, d'accordo? Si troverà, scriviamo un po' più in là, mentre Marte, diciamo, più lento, si troverà in M2, d'accordo? Quando la Terra si troverà in T3, Marte si troverà in M3, ok? Quando la Terra si troverà in T4, in questo istante, Marte si troverà in M4. È chiaro? Allora, vogliamo provare a inserire i raggi vettori? T1 M1, T2 M2, T3 M3, T4 M4. Non so se più o meno ci sono riuscito, forse il disegno è andato un po' male. Cosa succede? Vedete che noi vediamo Marte, ok? Così, nel momento in cui la Terra come pianeta più interno raggiunge e supera Marte, a noi sembra, vedete, a noi sembra che Marte rallenti, si fermi e poi torni indietro rispetto alla Terra, ma non è così, è soltanto un movimento relativo, d'accordo? Cioè noi vediamo Marte, immaginiamo che il mio gomito sia la Terra, rispetto a Marte io lo vedo così, ok? Lo vedo così, pian piano però la Terra nel suo movimento più rapido e più interno raggiunge e supera Marte e quindi io vedrò Marte che rallenta, si ferma, poi va un po' più indietro e poi riprende nella sua orbita, d'accordo? Ma questo non dipende dal fatto che ci siano dei cerchi aggiuntivi, Marte si avvicini davvero alla Terra, dipende dal movimento della Terra rispetto a Marte, d'accordo? Nel momento in cui la Terra, vedete, raggiunge Marte, a me sembra che Marte si fermi e vada più indietro, poi riprende il suo movimento, d'accordo, e la Terra sarà poi nuovamente superata da Marte. Quindi Marte qui che fa rispetto alla Terra? Rallenta, poi vedete la Terra lo supera, quindi Marte sembra fermarsi, sembra andare indietro e poi riprende il suo movimento. Insomma, spero che abbiate capito, anche se il disegno forse diciamo non è il massimo. La stessa cosa vale per un pianeta interno, come per esempio i due pianeti interni Mercurio e Venere. In questo caso la Terra viene raggiunta e superata, capite, da Mercurio e Venere, ma il meccanismo è lo stesso, cioè l'avvicinamento
alla Terra che produce aumento di velocità avviene realmente quando la Terra, d'accordo, si avvicina a Marte. Quando la Terra è qui e Marte è qui, la Terra è più lontana da Marte rispetto a quando la Terra è qui e Marte è qui, capite? Quindi Marte sembra fermarsi, avvicinarsi alla Terra, cambiare luminosità, andare indietro e poi ritornare, perché davvero questo è il movimento di Marte rispetto al movimento della Terra. Cioè non c'è bisogno, capite, del cerchio dell'epiciclo. E il movimento, tutte le anomalie di Marte vengono spiegate come movimenti apparenti di Marte rispetto alla Terra, grazie al fatto che si muovono tutte e due, ok? Quindi è un modo molto efficace e elegante di spiegare le anomalie senza mettere l'epiciclo. La stessa cosa vale per i pianeti più interni rispetto alla Terra, che raggiungono e superano la Terra. Anche in questo caso, a partire dalla Terra, il pianeta più interno sembra rallentare, fermarsi, cambiare posizione, ma che in realtà è quello che davvero succede, non perché il pianeta non abbia un movimento circolare, perché dal punto di vista della Terra il pianeta fa questi apparenti movimenti. Spero di essere stato chiaro. Ci sono molte cose da dire sul sistema copernicano: Sole al centro, poi Mercurio, Venere, poi la Terra, che è il terzo pianeta da partire dal Sole, la Luna si muove intorno alla Terra, poi Marte, poi Giove, poi Saturno e poi la sfera delle stelle fisse. Allora, qual è il problema? È una rivoluzione copernicana, e così via. Tuttavia io vi faccio notare che, come moltissimi storici della scienza hanno messo in evidenza, la rivoluzione copernicana viene realizzata probabilmente senza che neppure Copernico se ne accorga. Copernico ha degli elementi fortemente conservatori, attenzione, nella sua teoria, fortemente conservatori, tanto è vero che è stato addirittura chiamato l'ultimo dei Tolemaici. Secondo molti Copernico non avrebbe voluto realizzare una rivoluzione, tant'è vero che molti elementi che di solito si attribuiscono si considerano come elementi fondamentali della rivoluzione copernicana, per esempio l'universo infinito, altre cose che vedremo, o le orbite ellittiche, non appartengono affatto a Copernico, ma ad altri dopo di lui, in particolare a Giordano Bruno e a Giovanni Keplero. Quindi per sistema copernicano dobbiamo vedere un insieme di trasformazioni, sia appunto astronomiche, ma anche trasformazioni filosofiche nella mentalità, eccetera, che non derivano tutte da Copernico, ma la rivoluzione copernicana non l'ha fatta solo Copernico, deve essere vista come un insieme tra ciò che ha proposto Copernico e gli aggiustamenti che faranno in seguito, o comunque le conseguenze che trarranno dalla teoria di Copernico personaggi successivi, come Keplero, che trasforma le orbite circolari di Copernico in orbite ellittiche, ma anche per esempio Giordano Bruno, che pensa che la conseguenza del copernicanesimo sia un universo infinito, un'infinità di pianeti e magari anche altre razze simili alle razze umane in pianeti in un universo infinito, tutte cose che però non ci sono in Copernico, capite? Che vengono poi aggiunte da altri. Quindi la rivoluzione copernicana non l'ha fatta solo Copernico, ma anche altri personaggi che magari hanno portato alle estreme conseguenze alcune cose di Copernico, ma Copernico è abbastanza timido. Allora, ci sono forti elementi di conservazione, lo so che è una cosa un po' sorprendente, nella teoria di Copernico. Per esempio, la prima cosa che balza agli occhi è che le orbite restano circolari. Le orbite, e quindi anche Copernico sbaglia. Noi sappiamo che le orbite sono ellittiche, ci arriverà in seguito Keplero, parleremo di Keplero appunto in una delle prossime lezioni. Le orbite sono circolari, quindi in fondo Copernico viene visto da molti un conservatore, nel senso che è il restauratore del moto circolare, mentre abbiamo visto il sistema tolemaico era stato costretto, per descrivere il movimento del pianeta rispetto alla Terra, a
a rendere questo movimento del pianeta una sommatoria di più moti circolari sommati insieme, Copernico restaura un solo moto circolare, perché abbiamo visto non c'è più bisogno di circoli aggiunti, di epicicli. Le anomalie si spiegano nel modo che vi ho detto, si spiegano mettendo in movimento la Terra. E quindi c'è un movimento veramente circolare di tutti gli astri, mentre di fatto il movimento circolare i Tolemaici erano stati costretti ad abbandonarlo. Quindi Copernico sarebbe addirittura un restauratore, uno che trova una soluzione per imporre nuovamente un vero movimento circolare preciso, simmetrico, fisicamente e geometricamente perfetto, al posto dei tanti movimenti circolari aggiunti gli uni sugli altri di Tolomeo. Quindi le orbite restano circolari come nel caso del sistema tolemaico. Non solo, ma Copernico non se la sente neanche di abolire gli orbi solidi. Lui continua a pensare che, attenzione, i pianeti siano incastrati all'interno di orbi solidi. È talmente timido che non se la sente neanche di eliminare l'etere, il cristallino, il mondo celeste immaginato da Aristotele come solido, costituito da etere e da cristallino. Malgrado questo cozzi con l'evidenza, ricordate che la Luna gira intorno alla Terra e quindi la Luna non può essere incastrato in nessun orbo solido, tantomeno quello della Terra, perché gira intorno alla Terra, ma non fa niente. Copernico è talmente timido e fedele alla tradizione che non cambia l'idea che vi siano degli orbi solidi. Copernico, ripeto, sarà Giordano Bruno e altri a pensarci, ma una delle caratteristiche che vengono considerate proprio tipiche del sistema copernicano, cioè l'infinità dell'universo, non c'è in Copernico. Copernico, anche qui è conservatore, dice che come nel sistema tolemaico l'universo è finito, cioè si chiude con la sfera delle stelle fisse, quindi è finito, è limitato. Possiamo aggiungere anche delle altre cose, cioè il fatto che anche in Copernico, questo l'ho già accennato, il moto circolare viene visto come il moto perfetto dell'universo, mentre il moto rettilineo, esattamente come i Tolemaici, Copernico lo vede come i moti rettilinei, come i moti che vanno a sanare, ad aggiustare i turbamenti delle parti, i turbamenti delle piccole parti dell'universo. Non solo, si potrebbe anche dire che in Copernico continua a esistere l'idea che vi siano zone più nobili e meno nobili nell'universo, e in particolare il centro con il Sole è la zona più nobile, mentre la periferia con la Terra e gli altri paesi è la zona meno nobile. Semplicemente Copernico inverte quello che era il sistema tolemaico. Ricordate che per Aristotele e Tolomeo, per il sistema tolemaico, la parte più ignobile dell'universo sta al centro ed era costituito dalla vile terra, no? Ve lo ricordate, con movimenti meno nobili, quelli rettilinei. Andando invece verso la periferia, il sistema aristotelico tolemaico diceva che si raggiungeva invece il punto dello spazio più nobile, cioè il mondo terrestre più nobile del mondo celeste. Copernico inverte, per lui platonicamente, la parte più nobile non può essere verso la periferia, deve essere verso il centro, per via dell'idea di simmetria, di precisione, di eleganza geometrica che i platonici hanno e gli aristotelici no. Quindi, mentre per Tolomeo la zona più nobile dell'universo era la periferia, cioè il mondo celeste, mentre la zona più ignobile
era quella della vile e pesante Terra, cioè il centro. Secondo Copernico, che è neoplatonico, la zona più nobile è il centro, dove c'è il Sole, mentre la zona meno nobile è la periferia. Quindi resta ancora magari questa duplicità, d'accordo? Tuttavia, ovviamente, gli elementi di innovazione sono altrettanto notevoli. Ovviamente l'elemento di innovazione fondamentale è che il Sole sta al centro mentre la Terra si muove come gli altri pianeti. Ma non è solo questo, attenzione. Il fatto che la Terra si muova come gli altri pianeti ha delle implicazioni, delle conseguenze eccezionali. Significa che la Terra è come gli altri pianeti. Fisicamente anche la Terra è come gli altri pianeti, d'accordo? E gli altri pianeti sono simili alla Terra. Quindi, anche se Copernico dice che la parte migliore dell'universo è il centro, mentre la periferia è la parte più ignobile, cade in Copernico quella duplicità mondo celeste e mondo terrestre. E questo è fondamentale. A differenza del sistema tolemaico, se la Terra si mette in moto e sta insieme agli altri pianeti in moto intorno al Sole, la Terra è un pianeta come gli altri, somiglia agli altri pianeti, ma anche gli altri pianeti sono come la Terra, è chiaro che cade completamente la distinzione tra mondo terrestre e mondo celeste. Questa è una cosa di eccezionale importanza. Ricordate che nel sistema aristotelico-tolemaico l'universo non era omogeneo, c'era un mondo terrestre dove c'erano alcune leggi fisiche e un mondo celeste dove c'erano altre leggi fisiche. Adesso in Copernico non è così, l'universo è omogeneo. Le stesse leggi fisiche valgono per il centro come per la periferia. In qualunque punto dell'universo le leggi fisiche sono le stesse, quindi l'universo è uniforme, è omogeneo, non è più diviso drasticamente in due zone in cui le leggi del movimento, le leggi fisiche sono differenti, come nell'universo tolemaico. In qualunque punto tu sia dell'universo, le leggi fisiche sono assolutamente le stesse, perché la Terra non è più in un mondo diverso al centro rispetto al mondo celeste. La Terra è proiettata nei cieli e i cieli quindi sono tutti uguali. Il cielo della Terra è uguale al cielo degli altri pianeti e le leggi fisiche sono le stesse. Quindi questo ovviamente è un cambiamento di eccezionale, è una modifica di eccezionale importanza. Poi, attenzione, c'è anche una cosa che è un pochino difficile da spiegare e che però rappresenta un elemento di innovazione, anche questo di eccezionale importanza. È il problema della parallasse. Perché manca la parallasse? Voi direte, che cos'è la parallasse? La parallasse è la differenza della distanza, il mutamento della distanza tra due stelle. Abbiamo visto che secondo il sistema tolemaico non c'è parallasse. Anche secondo Copernico non c'è parallasse, ma infatti non c'è parallasse, anche oggi non c'è nessuno ha mai pensato che ci fosse parallasse, ok? Ma il problema di Copernico è deve giustificare perché non c'è parallasse. Che cosa vuol dire? Nel sistema tolemaico era facile spiegare perché non ci fosse la parallasse. La Terra sta al centro, ok? La sfera delle stelle fisse si muove, è una sfera cava in cui ogni punto è equidistante rispetto agli altri punti rispetto alla Terra, e quindi le due stelle, per esempio S1 e S2, ok? Noi dalla Terra le vediamo con uguale distanza reciproca, ok? La sfera si muove, però S1 e S2, anche quando per esempio la sfera si è mossa, S1 e S2 si trovano adesso qua, vedete? Quando stavano qua le vediamo ad una certa distanza, la distanza tra stella 1 e stella 2. Quando stanno qua le vediamo alla stessa distanza, è ovvio, perché girano lungo una circonferenza di cui la Terra è il centro. Se tu però, attenzione, la Terra invece che al centro dell'universo, dove la metti? La metti qui, no?
la Terra gira su quest'orbita mentre il Sole è al centro universo, tu dovresti avere parallasse, cioè la distanza tra la stella 1 e la stella 2 non dovrebbe essere sempre la stessa, è chiaro? Quando la Terra è qui, tu che distanza vedresti tra la stella S1 e la stella S2? Vedi una certa distanza, no questa, che è una distanza abbastanza ridotta. Quando, capite? Questa è la differenza tra S1 e S2. Però se la Terra si muove, attenzione, e la Terra arriva qui, quale distanza vedi tra S1 e S2 rispetto a quando la Terra era qui? Facciamo i raggi vettori. Quando la Terra era qui, vedete, la distanza tra S1 e S2 era minore. Quando invece la Terra è qui, la distanza tra S1 e S2 è maggiore, ok? È chiaro, muovendosi la Terra, capite, dovrebbe esistere parallasse, perché la posizione delle due stelle varia rispetto al punto di riferimento della Terra se la Terra si muove, quindi dovrebbe esserci parallasse, cioè dovrebbe esserci cambiamento di distanza tra una stella e l'altra. Immaginate che io abbia due soprammobili, d'accordo, su questo tavolo. Se io mi trovo molto lateralmente, la distanza è questa, no? Se io invece mi muovo, vedete che la distanza tra questi due soprammobili aumenta. Se io poi vado di nuovo molto lateralmente rispetto ai soprammobili, la distanza diminuisce. A seconda del movimento della Terra, da un punto all'altro dell'orbita della Terra, le stelle dovrebbero vedersi a differenti distanze. Quando la Terra è qui, la distanza è questa. Quando la Terra è qui, la distanza è questa, cioè è maggiore, d'accordo? E quindi come spiega questo problema? Perché questa è una delle obiezioni, vedremo poi in seguito anche le altre, che vengono mosse a Copernico da parte dei Tolemaici. Se tu, dicono i Tolemaici a Copernico, metti la Terra in movimento, dovrebbe esistere parallasse. Copernico se la cava dando una risposta che è una risposta giusta, è una risposta corretta ed è una risposta molto intelligente. Perché non c'è parallasse? Perché la sfera delle stelle fisse, Copernico è obbligato ad ammettere questo, è ad una distanza immensa rispetto a Sole, Terra e gli altri pianeti, d'accordo? Che sono così piccoli, ma ancora più grande. Cioè immaginate che invece di questa lavagna, all'interno di questa lavagna, questo cerchio della stella delle stelle fisse fosse rappresentabile, no, con una figura che ha una circonferenza di 1 chilometro, ok? Mentre invece questo puntino è il Sole e tutti i pianeti che girano intorno al Sole, compreso quello più esterno, Saturno. Cioè, capite, per ammettere che non vi sia la parallasse, Copernico è costretto, correttamente, perché aveva avuto ragione, ad allontanare in maniera enorme la sfera delle stelle fisse, ok? In questo modo la parallasse è trascurabile, capite? Perché se la Terra è così grande rispetto alla stella delle stelle fisse, ovviamente il movimento della Terra è rilevante, cioè queste distanze sono rilevanti e causano la parallasse. Ma attenzione, se il cielo delle stelle fisse è enormemente, immensamente lontano rispetto alla Terra e a tutti i pianeti, la Terra e tutto il sistema planetario fino a Saturno possono essere interpretati come un punto matematico rispetto alla sfera delle stelle fisse che è immensa, capite? E quindi la parallasse non c'è, perché la parallasse, vedete, dovrebbe essere questa, cioè questi due raggi vettori non sono paralleli, si crea la parallasse. Ma voi immaginate che questa circonferenza che rappresenta la sfera delle stelle fisse sia, non lo so, invece che su questa lavagna sia larga
sia una circonferenza di 1 milione di chilometri. In quel caso la Terra si ridurrebbe a un punto, capite? E di fatto, capite, questi due raggi vettori finirebbero per essere paralleli. Perché la Terra sarebbe così piccola rispetto alla sfera delle stelle fisse che la distanza tra un punto qualsivoglia dell'orbita della Terra e un altro punto qualsivoglia dell'orbita della Terra è trascurabile, capite? È come se sull'orbita della Terra questi due punti diversi T1 e T2 quando la Terra si è mossa fossero da un punto di vista matematico un solo punto perché rispetto all'immensità della distanza rispetto alle stelle fisse, capite? E quindi di fatto il movimento delle stelle fisse rispetto al movimento della Terra è trascurabile e quindi non è assolutamente visibile dagli occhi umani e dagli strumenti, d'accordo? Ancora così è. Cioè le stelle sono così lontane che noi per percepire la parallassi abbiamo bisogno di osservatori astronomici, di strumenti incredibilmente moderni, altrimenti a occhio nudo la parallassi non c'è. La soluzione è corretta, capite? Non c'è parallasse perché qualunque distanza tra un punto e l'altro dell'orbita della Terra si riduce matematicamente a un punto, è del tutto trascurabile vista l'immensa distanza della Terra e l'estrema piccolezza della sua orbita rispetto all'immensità del cerchio delle stelle fisse. Spero di essermi spiegato. Questa è l'unica soluzione che può spiegare perché il movimento della Terra non crea parallasse, perché ovviamente i critici di Copernico dicono: tu dici che la Terra si muove, allora ci dovrebbe essere parallasse, dovrebbe cambiare la distanza tra le varie stelle a seconda del punto in cui la Terra si trova nella sua orbita. Invece la distanza tra le varie stelle è sempre uguale, quindi vuol dire che la Terra non si muove. No, risponde Copernico, la Terra si muove, ma l'orbita è talmente piccola rispetto al cielo delle stelle fisse, che è immensamente lontano, che la parallasse è trascurabile, non si percepisce. Questo ha delle conseguenze di eccezionale importanza, perché voi capite che questo abitua, anche se Copernico dice che l'universo è finito, ok? Finisce con la sfera delle stelle fisse. Nel momento in cui, comprendete, tu metti la sfera delle stelle fisse ad una distanza immensa rispetto all'agglomerato Sole, Terra, Saturno e tutti gli altri pianeti, l'universo potrebbe essere infinito. Cioè l'universo, dice Copernico, è fisicamente infinito, ma lui stesso deve ammettere che da un punto di vista matematico l'universo è infinito, d'accordo? Altrimenti ci sarebbe parallasse. Quindi, pur non dicendo che l'universo è infinito, Copernico, con quest'idea di allontanare in maniera incommensurabile la sfera delle stelle fisse, abitua tutti a pensare all'universo come se fosse infinito. Spero di essermi spiegato. E le stelle potrebbero essere allo stesso modo non tutte sulle stelle fisse, potrebbe esserci un universo infinito in cui le stelle sono anche oltre la sfera delle stelle fisse, sono dappertutto e per l'infinità. Perché se abbiamo visto che non c'è parallasse, la parallasse non ci sarebbe neanche se le due stelle, invece di stare su questo cerchio ultimo delle stelle fisse, fossero al di là, d'accordo? Potrebbero essere benissimo al di là della sfera, non ci sarebbe parallasse comunque. Quindi l'universo fisicamente Copernico non se la dice, non se la sente dire infinito, però capite, da un punto di vista matematico lo tratta come se fosse infinito. La parallasse non ci sarebbe anche se l'universo fosse infinito. Cioè dire è infinitamente grande il diametro della sfera delle stelle fisse, o dire le stelle fisse sono all'infinito, è la stessa cosa da un punto di vista strettamente matematico. Spero di essermi spiegato. Quindi questa che abbiamo visto, un altro elemento eccezionale di innovazione da parte di
di Copernico, d'accordo? E abitua tutti all'universo infinito. Tra l'altro questo è un po' in contrasto con l'idea copernicana, platonica di universo simmetrico ed elegante, perché poi Copernico è costretto a dire che le distanze tra il Sole e i vari pianeti non sono molto grandi e poi a postulare, non si sa perché, cioè in maniera del tutto asimmetrica, inelegante, un immenso spazio tra il cielo di Saturno e il cielo delle stelle fisse, che appunto non si spiega perché Dio ha creato l'universo permettendo che tra la penultima e l'ultima sfera vi fosse una distanza incommensurabile, mentre tutte le altre sfere sono ravvicinate tra loro, capite? Un, c'è un gap, c'è un vuoto enorme tra la penultima e l'ultima sfera. In ogni caso, questa è una delle obiezioni che, vedete, molto intelligentemente e modernamente Copernico risolve delle obiezioni dei Tolemaici al movimento della Terra e al sistema copernicano. Nella prossima lezione vedremo le altre perché, ripeto, il sistema copernicano, non avendo ancora a supporto una fisica differente dalla fisica peripatetica aristotelico-tolemaica, aveva difficoltà a giustificarsi. E proprio, l'ho detto la scorsa volta, proprio per giustificare il sistema eliocentrico sarà elaborata, ci sarà una spinta per l'elaborazione di una fisica alternativa che sorreggesse la nuova astronomia. Ultima cosa che però fondamentale dobbiamo dire di Copernico è il fatto che per lui i pianeti si muovono. Allora il Sole no, lui qui è piuttosto arretrato, convenzionale, dice che il Sole non si muove. Però la cosa, attenzione, di grandissima importanza è il fatto che per lui tutti i pianeti, prendiamo per esempio il terzo che abbiamo, dal Sole che abbiamo visto essere la Terra, invece si muovono a differenza del sistema tolemaico e si muovono, attenzione, di due movimenti. Naturalmente il primo movimento era quello che già era stato previsto, accettato, tranne che per la Terra, dal sistema tolemaico anche, cioè il movimento di rivoluzione. La Terra, come gli altri pianeti, mentre per il sistema tolemaico non era così per la Terra si muove di un movimento di rivoluzione rispetto al Sole, cioè al centro geometrico dell'universo. Ricordate anche il titolo dell'opera di Copernico, De Revolutionibus Orbium Celestium. Ma attenzione, la Terra e gli altri pianeti si muovono anche, questo è importantissimo, di un movimento di rotazione intorno al proprio asse. Con questi due movimenti, la rotazione intorno al proprio asse non era certo prevista dal sistema tolemaico, in cui i pianeti erano fissi, fermi all'interno di ogni sfera cava di cristallino. Questi due tipi di movimento permettono a Copernico di spiegare il movimento apparente dei cieli e del firmamento rispetto alla Terra. E infatti il movimento di rivoluzione permette di spiegare il fatto che ovviamente il movimento di rivoluzione permette di spiegare perché il Sole, gli altri pianeti, le stelle, tutto il firmamento sorgono la mattina, si muovono e tramontano la sera. Il Sole sorge e tramonta, ma anche le stelle, i pianeti, tutto il resto del firmamento, senza bisogno di pensare ovviamente che questi pianeti realmente come i Tolemaici si muovano intorno alla Terra. È la Terra che nel movimento intorno al Sole fa sì che il Sole e tutto il firmamento apparentemente dal nostro punto di vista sorgano e tramontano. Però altrettanto importante è il movimento di rotazione lungo il proprio asse. Il movimento di rotazione lungo il proprio asse permette elegantemente a Copernico di spiegare perché il Sole cambia ogni giorno posizione sul piano dell'eclittica, il Sole e tutto il firmamento. Intendo dire che il Sole non sorge sempre nello stesso punto, no? Ogni giorno sorge in un punto
diverso, cioè il Sole si sposta sul piano dell'eclittica, come tutto il resto del firmamento, le stelle non sorgono sempre dallo stesso punto. Si spostano, no, ogni giorno dell'anno, e questo appunto è dovuto, il movimento sul piano dell'eclittica del Sole è dovuto a questo secondo movimento che i tolemaici non ammettevano negli altri pianeti. Certo, per i tolemaici la Terra era ferma al centro dell'universo, ma i tolemaici non ammettevano la rotazione neppure degli altri pianeti. Invece in Copernico ci sono questi due movimenti. La lezione è durata molto a lungo. Nella prossima lezione, la seconda su Copernico, vedremo le obiezioni che vengono mosse contro il sistema copernicano, sia di tipo fisico sia di tipo, ahimè, teologico, ma anche spiegheremo meglio, abbiamo appena accennato, le motivazioni filosofiche, ideologiche che portano Copernico a proporre il suo sistema. Arrivederci.